Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi è una puntata un po' particolare perché reagiamo a una canzone, certo, ma è una canzone che fa parte della colonna sonora di un film. Il film in questione è Il buono, il brutto e il cattivo, uno spaghetti western del 1966. Io conosco più o meno questa canzone perché l'ho sentita a suo tempo nel film. Però avete consigliato di sentire questa versione del 2018, mi pare, suonata, interpretata dal Danish National Symphony Orchestra, più il coro. Ho visto che ha avuto milioni e milioni di visualizzazioni e quindi sono molto curioso di vedere come hanno interpretato questa canzone. Spaghetti Western è un filone molto importante, questo è uno dei film più famosi della storia del cinema, regista Sergio Leone. La composizione di questa musica è di Ennio Morricone, forse uno dei più grandi compositori contemporanei. Ora non c'è più, ma ha composto veramente tante colonne sonore di film che sicuramente avete visto, ad esempio The Mission. Ha vinto un sacco di premi, tra i quali anche l'Oscar. In questa pellicola, classico western, vediamo anche Clint Eastwood, un famoso attore americano, che ha interpretato diversi film di questo regista Sergio Leone, con le musiche sempre di Ennio Morricone. Altri film famosi di questa trilogia sono appunto Per un pugno di dollari e Per un dollaro in più. Sono molto curioso di vedere come interpretano questa canzone. Tra l'altro il finale di questa canzone, l'arrangiamento originale, ha dentro veramente un trucchetto geniale e sono curioso di vedere se loro dell'orchestra lo interpreteranno nella maniera originale o se faranno qualcosa di diverso, ma lo vedremo solo alla fine. Quindi partiamo subito con questo video. Allora, bellissimo comunque l'insieme di questa orchestra, l'inizio è veramente eccezionale. Piccola nota, questo film parla di questi tre personaggi, il buono, il brutto e il cattivo. Il buono è Clint Eastwood, che con appunto motivazioni e modi diversi, sullo sfondo della guerra in America, diciamo la guerra civile del 1860 più o meno come periodo, vivono le loro avventure combattendosi, incontrandosi, tutti e tre alla ricerca di un tesoro, dell'oro appunto. E da quello che ho letto già all'epoca, i tre personaggi, appunto il buono, il brutto e il cattivo, vengono qui evidenziati in questa canzone con tre suoni differenti. Praticamente, se lo sentiamo, se lo troviamo, ecco, questa doppia nota, in questo caso col flauto, richiamerebbe l'ululato di un coyote e quando è fatta col flauto rappresenterebbe il buono. Questa stessa nota invece quando viene fatta con l'arghilofono, sentiamo, rappresenterebbe il brutto, e quando invece viene fatta con la voce
vedete? Ecco, rappresenta ovviamente il cattivo. Andiamo avanti perché sono curioso di vedere cosa fanno. Tra l'altro avete sentito che utilizza la voce come suono, come strumento e non come parola, una cosa che fanno molto spesso nelle colonne sonore dei film, e Morricone lo usa molto questo, perché la voce umana è uno strumento eccezionale, anche come suono e non solo come messaggio e come parola. Andiamo avanti. Rompo solo un attimo, quest'ultima parte fatta con l'oboe, credo, è una parte che secondo me dà molta emozione, molto emotiva, perché c'è sotto un pianoforte che ha un ritmo molto incalzante, che sembra quasi il galoppo di un cavallo, e sopra c'è questo oboe molto lento, molto malinconico, se vogliamo, che potrebbe rappresentare il pensiero malinconico del cowboy sopra il cavallo, ma in realtà quello che dà emozione è il fatto che sotto questo ritmo incalzante di accompagnamento del pianoforte l'oboe ritarda molto la nota, cioè noi ascoltiamo l'accompagnamento del pianoforte che cambia tonalità nella sua melodia e ci aspetteremo che l'oboe cambi nota nello stesso momento per essere perfettamente in simmetria. Ma l'oboe ritarda e ritarda ancora e ritarda ancora e cambia solo dopo. Quindi si crea questa tensione perché noi, il nostro cervello ricerca la simmetria ovviamente e sopporta malamente la simmetria. Quindi la nostra tensione cresce e poi rilasciamo la tensione e ci rilassiamo quando l'oboe finalmente cambia nota adeguandosi a quello che è il pianoforte. Questo ritardo aumenta notevolmente l'emozione che possiamo provare in questo piccolo pezzo. Andiamo avanti.
Bellissima la parte del soprano. Parliamo della scenografia, delle luci e di quello che è tutto il contorno. Normalmente, quando noi vediamo un'orchestra in un teatro classico, l'orchestra da un lato, di fronte c'è il maestro che dirige, come in questo caso, vedete? E dietro il maestro c'è il pubblico. Ma qua abbiamo visto che intanto l'orchestra è avvolgente, abbiamo il coro anche sulla destra, diciamo intorno, e c'è del pubblico anche dietro ai musicisti, dove c'era il soprano che cantava. Quindi un'orchestra piuttosto avvolgente, quindi diciamo molto moderna come posizionamento. E sappiamo che in teatri come questo, teatri che ospitano orchestre così numerose e potenti, la disposizione degli strumenti non è casuale, dove vengono messi gli archi, dove vengono messi i violini, le trombe, i fiati e il coro, eccetera, perché anche l'architettura fa da risonanza, da cassa di risonanza dell'intera potenza dell'orchestra. In più per la scenografia avete visto, vedete questa icona qua proprio al centro in alto, anche chi non conosce gli spaghetti western probabilmente in questa icona riconosce il Clint Eastwood perché questo è il suo simbolo, tra virgolette, dell'immaginario collettivo. E avevamo visto anche prima, adesso vediamo se lo trovo, eccolo qua, vedete l'impiccato? Questo ovviamente è un oggetto di scena che hanno sistemato perché una delle immagini simbolo dei film western, degli spaghetti western, era proprio il fatto che i criminali venivano facilmente impiccati. Quindi è un'immagine, diciamo, cinematografica molto evocativa, diciamo, per chi ama i film western. Quindi ottima anche la scenografia. Andiamo avanti da dove eravamo arrivati. Bellissimo. Finale eccezionale. Adesso vi dico quello che volevo dirvi prima sul finale, perché loro hanno effettivamente riproposto il medesimo arrangiamento dell'originale, fatto ovviamente in chiave moderna, ed è un trucco veramente impressionante. Perché abbiamo, durante il finale, c'è prima una piccola melodia che si ripete fatta dagli archi. Mm? Una melodia che ha una metrica, quindi un ritmo, e una lunghezza. Poi viene aggiunta una seconda melodia fatta invece dalle voci, che ha un altro ritmo, più veloce di quello precedente, e una lunghezza maggiore, mentre sotto rimane sempre la prima melodia, più lenta e breve. Poi si aggiunge una terza melodia finale fatta invece dai fiati, che è ancora più veloce della seconda e ancora più lunga. Cosa succede? Che ognuna di queste melodie è perfettamente in sintonia con la base, ma tra di loro hanno ritmo e lunghezza diverse, quindi asimmetria. Quindi noi ascoltiamo la prima melodia veloce e tutto è a posto perché è simmetrica con la base e tutto è regolare. Poi subentra la seconda melodia e rimane anche la prima, quindi già il nostro cervello deve seguire due melodie differenti che tra di loro non sono simmetriche, né per lunghezza né per velocità. E quindi in noi si crea una sensazione di confusione maggiore, quasi di fastidio, di insofferenza. Se ne aggiunge poi una terza finale, fatta con i fiati, che è ancora più veloce della seconda e ancora più lunga, ma permane la seconda insieme e permane pure la prima, quindi il nostro cervello ha tre melodie per ritmo e velocità differenti e questo crea una confusione ancora maggiore e una tensione ancora maggiore. Tutto questo crea due effetti fondamentali. Uno è il fatto che il nostro cervello, percependo questa confusione crescente, percepisce come se percepisse più rumore. Quindi i decibel
che arrivano dall'orchestra, che già sta suonando a pieno regime, quindi con decibeli molto alti, ci paiono ancora più alti, ci paiono crescere ancora di più di quello che è la realtà, un po' con la differenza tra il caldo reale del termometro e la temperatura percepita da noi, che può essere maggiore. Qui avviene lo stesso procedimento, ma la cosa più importante è che si crea una sorta di effetto orgasmo, lo posso chiamare io, perché noi abbiamo questa tensione crescente, sempre più insopportabile, dalla singola melodia alle 2 melodie, alle 3 melodie, in non accordo tra di loro, che aumenta moltissimo la tensione, e la tensione viene rilasciata tutta in un colpo solo nell'ultimo colpo finale con i timpani, e se guardate bene, questo colpo finale non finisce sull'ultimo colpo di ogni melodia, ma sull'inizio delle stesse melodie. Facciamo per semplificare. Se voi fate un ritmo contando 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mettendo l'accento sull'1, e contemporaneamente potesse contare un ritmo su 5, sempre con l'accento sull'1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, e contemporaneamente poteste a contare un ritmo su 10, sempre accentando l'1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sarebbe una molta confusione, tant'è che per farlo dovreste essere 3 persone, ognuno si conta il suo ritmo. Ebbene, dopo 30 numeri contati, tutte e 3 le melodie finiscono. Avremo fatto 10 volte quella da 3, 6 volte quella da 5 e 3 volte quella da 10. Ma il punto vero in cui tutte e 3 sono insieme, ritornando quindi all'armonia perfetta, è il numero 31, cioè l'inizio di tutte e 3 le melodie di nuovo da 0, in contemporanea. Questa tecnica è fenomenale perché ci dà questo senso di tensione, di disagio crescente, oltre ad accentuare i decibel che percepiamo dall'orchestra, ci dà anche poi questo rilascio finale di tensione che ci dà questa soddisfazione finale per questo finale. Lo vediamo di nuovo qua, se riusciamo a pescarlo. Parte qua, entrano le voci, sentite? Eccole qua. Adesso entrano i fiati, e finiscono insieme sull'1. Eccezionale, veramente eccezionale. Allora, come al solito ringrazio quelli che mi hanno consigliato questa esibizione dell'orchestra, perché è veramente una bella interpretazione di questo capolavoro. Può darsi che sentiremo altre composizioni di Morricone, perché vedo appunto che c'è anche molto interesse su questo. In ogni caso voglio sentire anche la vostra, quindi nei commenti dite la vostra, se siete d'accordo o no con quello che ho detto io, ovviamente liberissimi. Mettete like se vi è piaciuta la mia reazione, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per rimanere aggiornati, condividete se potete, e ovviamente noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao a tutti!